Ciao a tutti! Non so se vi ricordate, ma qualche mese fa ho fatto un video in cui parlavo e facevo alcune riflessioni sulle cose che stavo imparando durante la quarantena o comunque su come stava andando la mia vita in quarantena. E pensavo che sarebbe stato carino anche fare un video adesso, ora che la quarantena è finita da un pezzo e ho ricominciato la mia vita, come potete aver visto negli ultimi video, in un nuovo paese, e quindi tirare le somme delle cose che ho imparato durante questa quarantena. Sono sicuro che per tante persone, come anche per me d'altronde, la quarantena e tutto il periodo del lockdown sia stato un periodo molto difficile e con un sacco di lati negativi, però nella vita in generale mi piace vedere anche il lato positivo delle cose, o almeno ci provo molto spesso. Praticamente io a marzo sarei dovuto partire per la Giordania per passare qualche mese e lavorare lì per imparare un po' meglio l'arabo, diciamo. Quello era il mio scopo principale. Ma io, come tante altre persone, mi sono visto tutti questi piani rovinati e cancellati dalla pandemia. Avevo già comprato i biglietti dell'aereo per partire a metà marzo e alla fine sono rimasto dove? Bloccato a casa dei miei genitori per tanti mesi. Che però alla fine, per quanto fosse una cosa che temevo inizialmente, in realtà si è rivelata un'esperienza dalla quale ho tratto anche molte cose positive. Intanto il fatto di passare tutto quel tempo da solo mi ha sicuramente permesso di non poter più magari distrarmi con l'università o con il lavoro da una serie di pensieri e considerazioni e cose che mi frullavano per la testa in quel periodo. Quindi in un certo senso mi ha insegnato a non ignorare più tutte queste cose che mi turbavano, tutti questi pensieri che avevo, come penso li abbiano tutti, e piuttosto a rifletterci e a elaborarli in modo più maturo. Un'altra cosa che ho tratto di positivo da questi mesi è stata la possibilità di avere tutto il tempo che volevo per coltivare e creare delle abitudini quotidiane da poi mantenere nel corso della vita. Per esempio, fare ginnastica, cosa che nel mio passato non mi ero mai preso il tempo di fare, un po' per pigrizia, un po' perché non mi piace semplicemente. E invece durante la quarantena mi sono detto, bene, il tempo non mi manca, imponiamoci di fare questa cosa, visto che se non faccio questo non ho veramente niente da fare. E piano piano, durante i mesi, è diventata un'abitudine e una cosa che faccio più o meno in modo quotidiano e che spero di riuscire a mantenere, tra le mie abitudini. Oppure ho sviluppato anche l'abitudine di meditare. Non so quanta familiarità abbiate voi con la meditazione e in che cosa consiste, ma vi assicuro non è una cosa particolarmente spirituale o mistica, è semplicemente un'attività molto utile, secondo me, di riflessione durante la quale ci fermiamo tutte le attività che stavamo facendo e che andavano magari a impedirci di guardarci un pochino dentro e ci prendiamo questi 10-15 minuti o c'è chi anche se ne prende di più per fare un po' di introspezione e per imparare un pochino a controllare di più i nostri pensieri invece che lasciare che ci colpiscano e che ci assalgano, diciamo, no? Ti prendi questo tempo per imparare a gestirli in modo un po' più strutturato, organizzato e tranquillo. Ecco, queste sono due cose molto, molto utili che sono riuscito a eh, introdurre, diciamo, tra le mie abitudini quotidiane. E un'ultima cosa molto importante che ho imparato è anche il valore della compagnia umana. Cosa intendo con questo? Intendo che io di mio sarei una persona abbastanza introversa, cioè non nel senso che io sia timido o che non abbia contatti umani, ma nel senso che spesso e volentieri passo tanto tempo da solo
perché sto bene, mi sento bene quando ho la mia privacy, quando ho la mia tranquillità e posso stare da solo con me stesso a farmi gli affari miei. E spesso, quando avevo sempre l'opportunità di vedere altre persone, tendevo a chiudermi di più da questo punto di vista e a magari evitare situazioni sociali ogni tanto, quando invece sarebbe stato bello andare a vedere degli amici e passare un po' di tempo con loro. E durante questi mesi in cui invece mi veniva impedito di vedere amici e persone a me care, ho decisamente rivalutato il valore della presenza umana delle altre persone, degli amici, dei miei affetti nella mia vita. Bene, spero che questo video un pochino più personale, un pochino più riflessivo vi piaccia. Ultimamente stavo pensando un pochino a questa cosa, cioè al fatto che mi sto allontanando un pochino dall'intento originale di questo canale e questa cosa non mi piace. Qual era l'intento originale di questo canale? Era quello di fornire del materiale d'ascolto, dei video non troppo lunghi in cui io parlo liberamente di argomenti che mi piacciono, che mi interessano e magari anche di argomenti un po' più personali, un po' più riflessivi, come ho fatto in questo video, in modo tale da dare del materiale d'ascolto che sia un po' più spontaneo, un po' più sincero, un po' più reale e magari, spero, anche più interessante delle classiche lezioni di italiano concepite per gli stranieri, che spesso sono un pochino costruite, un pochino stucchevoli, che magari non sono molto coinvolgenti perché c'è poco di umano in cui immedesimarsi. Però ho notato che pian piano invece ho cominciato a passare a uno stile un pochino più didascalico, nel quale parlavo sempre o dell'italiano stesso oppure dell'Italia, e mi sentivo quasi obbligato a fare video di quel tipo perché doveva esserci per forza un collegamento con l'Italia e con l'italiano. E anche penso un pochino per il fatto che quelli sono i video che vanno di più, che fanno più visualizzazioni, che funzionano meglio su YouTube, purtroppo. Ma dall'altro lato è anche vero che a me piace tantissimo la linguistica, mi piacciono tantissimo le lingue straniere e mi interessa molto parlare della cultura e della vita nel mio paese d'origine, in Italia. Insomma, alla fine, quando si fanno video su internet, ci deve essere sempre comunque un pochino di passione, un pochino di interesse sincero, no? Però è anche bello sentire quella motivazione e quella spinta extra che viene quando si riceve diciamo, un riscontro positivo da parte del pubblico. E io d'altronde non guadagno un centesimo da questi video, quindi vorrei riportare, diciamo, i miei video più verso uno stile come questo, in cui parlo più liberamente e con i quali so, in cuor mio, di fornire qualcosa di unico e utile che, almeno tra gli youtuber che conosco io, nessun altro fornisce. Quindi per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile e sappiate che in futuro vedrete probabilmente più video, diciamo, spontanei, un po' più personali come questi, e se vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale. E ditemi che cosa ne avete pensato nei commenti qui sotto. Ciao a tutti!